Benvenuta, benvenuto, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Olimpia, il risveglio del mio femminile. Siamo entrati nelle vibes di quest'anno del cavallo di fuoco e appunto con tanto desiderio e tanta eccitazione voglio condividere con te che sono arrivata alla realizzazione che desidero che questo canale parli di energia sessuale. E voglio raccontarti perché voglio parlare di energia sessuale, perché la mia non è tanto una provocazione o un voler essere trasgressiva, tutt'altro, arriva più che altro da una consapevolezza vera e propria che noi siamo energia sessuale, quindi è importantissimo riconnetterci a questa consapevolezza, riconoscere chi siamo per poter creare. Quindi non voglio parlare di sesso visto come un'azione, qualcosa da fare, o ancor peggio vedere il sesso soltanto come penetrazione. No, assolutamente no. Da quando mi son trasferita, da quando ho lasciato l'Italia e mi sono avvicinata al sud-est asiatico, ho compiuto un atto rivoluzionario, non è la parola giusta, di ribellione, ecco. La mia vera ribellione è stata rallentare, perché io ero sempre nella performance, sempre di fretta, sempre nel volere dimostrare, di volere anche avere aspettative altissime. Quindi per me la ribellione è stata appunto rallentare. E cosa è successo quando ho rallentato? È successo che ho iniziato a sentire il mio corpo, ho iniziato a connettermi alle sensazioni e ho iniziato a riconoscere quali sono le emozioni che navigano il mio corpo. E così sono arrivata a riconnettermi al mio intuito, a conoscere il mio piacere e così sintonizzarmi, stavo per dire attuning, sintonizzarmi con la mia energia sessuale. E questa energia sessuale è un'energia che mi permette di creare, non soltanto di creare vita come portare al mondo dei figli. È qualcosa che è successo nella mia vita e ne sono gratissima. Però per me energia sessuale si riferisce alla creazione, alla vitalità. Quindi non è soltanto portare alla luce una nuova vita, ma è proprio creare relazioni o creare un progetto o creare la vita dei propri sogni. Questa è energia sessuale e io da quando mi sono trasferita ho sentito fortissimo questo richiamo, ho sentito di aver compiuto la mia chiamata. E sono qui appunto a voler diffondere, a voler ispirare le donne, sempre, soprattutto, ma anche gli uomini, a connettersi alla propria energia sessuale per avere appunto una vita migliore, avere una vita più felice, connessa al piacere. E non per questo vuol dire che si parlerà soltanto appunto di, come posso dire, pratiche tantriche e connessioni a livello corporeo, ci sarà molto anche a livello spirituale, olistico, si parlerà molto dell'energia, molto delle polarità, del maschile, del femminile, si parlerà di confini, si parlerà anche, perché no, di traumi, perché fanno parte comunque di questo percorso, di queste nostre vite, c'è anche il trauma ed è importante riconoscere che cos'è un trauma per poterci relazionare col trauma. Abbiamo bisogno prima di tutto capire che cos'è un trauma. E quindi era giusto per dirti che questa sarà la nuova impronta che avrà questo canale. Si parlerà di energia sessuale e come arriviamo a questa energia, appunto tramite il corpo. Per questo nella stagione passata ti parlavo del mio corpo come un tempio, perché io da quando ho iniziato a studiare psicosomatica sessuale ho ricordato, perché noi siamo qua per ricordare, nessuno insegna niente a nessuno, ma siamo qua semplicemente per ricordare che questo corpo è questo strumento magico, è un veicolo stupendo che ci permette appunto di sentire i feelings, le sensations. Mi verrebbe voglia quasi di chiederti, tu sai qual è la differenza tra una sensazione fisica e una sensazione? Perché purtroppo viviamo in una società che ti porta a correre, che ti porta a non guardare e non sentire il corpo, ma a guardare fuori ed essere sempre sul pezzo. Quindi tu che mi stai ascoltando in questo momento, conosci cosa sono le sensazioni del corpo?
Se io ti dicessi, sai riconoscere in una parte del tuo corpo se tu senti calore o se senti freddo, o se senti rigidità, se senti contrazione, oppure senti espansione. Se sai dirmi queste sensazioni, quando è che avvengono nel tuo corpo? Se tu sei consapevole di provare determinate sensazioni rispetto a una determinata situazione. Io più mi confronto con le donne, anche con uomini, però la maggior parte dei miei clienti sono donne, arrivo sempre a un minimo comun denominatore, che le donne non conoscono più le sensazioni, non le riconoscono più, non sono abituate ad ascoltare il corpo. Sono molto spesso indotte, quando sentono sensazioni avverse, a nonostante questo andare avanti, perché sono resilienti. E mi sono chiesta, ma siamo davvero resilienti o ci siamo semplicemente disconnesse dal nostro corpo? Ci stiamo disconnettendo dal nostro intuito? Perché non siamo felici? Perché abbiamo sempre questo senso di insoddisfazione? Stiamo forse cercando di accontentare qualcun altro fuori piuttosto che fare qualcosa che renda felici noi stesse, qualcosa che ci dia piacere. Sempre nella scorsa stagione chiedevo, tu segui il tuo piacere, qual è la tua bussola? Perché la mia di bussola è il mio piacere. Io mi muovo soltanto secondo ciò che dà piacere a me, chiedendomi sempre una cosa fondamentale: se quello che sto facendo non stia arrecando danno a chi è intorno a me. Questo è fondamentale, però non per questo farò qualcosa che mi renda infelice per accontentare chi ho accanto. Assolutamente no, già dato, già fatto l'errore. Adesso siamo in una nuova fase e quindi ho proprio voglia in questa nuova stagione, in questo nuovo anno del cavallo di fuoco, di parlare con te di sessualità in forma di energia sessuale. E quindi se sei pronto, se sei pronta ad affrontare certe tematiche, ti invito a restare qua connesso, perché parleremo appunto di tutte queste bellissime sfumature che ci riconnettono al corpo, che ci permettono di esplorare chi siamo davvero e vivere in maniera autentica. Tu per ora restami qui, pensa alle sensazioni del corpo e se ti va commenta o connettiti direttamente con me raccontandomi quali sono le sensazioni che tu provi maggiormente o se magari la tua sensazione è la numbness, che in inglese vuol dire il sentire il nulla, la nullezza, il non sentire niente. Per favore, condividilo con me. Non c'è nulla di sbagliato in questo, non esiste giusto o sbagliato in generale, ma soprattutto non qui, non con me. Tutto è più che benvenuto e noi vogliamo esplorarlo insieme, vogliamo accompagnarlo, vogliamo prendere ogni sensazione mano per mano e conoscerla, capire perché lei è qui, chiederle che cosa ha da portarci, che cosa vuole insegnarci o ancor meglio da cosa vuole proteggerci. Mi fermo perché sennò qua galoppo come il cavallo e vado troppo avanti. Io nel frattempo ti abbraccio, ti ringrazio di essere stata qui con me ad ascoltare questo episodio e ci vediamo molto presto con nuovi insights. Grazie di tutto.